Buongiorno. Allora, faccio questo video per rispondere un po' a tutti i commenti che mi sono arrivati negli ultimi 5-6 giorni. Ho fatto gli ultimi due video sul nuovo gruppo termico che ho montato e mi sono arrivati in privato, in tutti e due i video, circa tra privato e messaggi e commenti di YouTube e di Facebook, più o meno 130 commenti di persone che mi dicevano di tutti suggerimenti, consigli, qualsiasi cosa. Quindi voglio rispondere un po' a tutti con questo video. Innanzitutto vi ringrazio per esservi preoccupato un po' per la mia Vespa. Però la mia Vespa vi ha abituato a fare dei grandi viaggi con un motore molto molto piccolo. Quindi io vi ringrazio per tutti i suggerimenti che mi avete dato, che io queste cose nemmeno le so. Chi mi diceva di metterci il 130, non lo so, DR o 110, il 90, compri un PX, questo. Vi ringrazio, però molti di voi sanno che io non sono appassionato di Vespe. Io adesso ho la fortuna di aver comprato questa, ma se io 4 anni fa avessi comprato un Ciao, una Lambretta o non lo so, uno scooter, per me era la stessa cosa, non cambiava assolutamente niente. Adesso ho questa Vespa, la amo tanto perché mi ha fatto fare delle cose incredibili e mi tengo questa. Pensare anche se me la regalasse un'altra Vespa, io comunque non la prenderei o non ci farei altri viaggi, mi piace questa, viaggiare con questa. Quindi altre Vespe non ne compro sicuro perché non sono appassionato. Uno fa una cosa quando è appassionato, a me proprio delle Vespe in generale non mi interessa molto. Mi ha fatto fare delle cose meravigliose, mi ha fatto conoscere una marea di gente bellissima, ma davvero bella tramite Vespa Club. Vespa Club mi hanno aiutato tanto, ho un sacco di amici in tutta Europa grazie a Vespa Club. Questa è la cosa molto positiva. Però proprio la Vespa in sé, la storia della Vespa, non è che mi interessa molto. Ha cambiato un po' la storia degli italiani, sì, è stata una fortuna. Però a me non sono appassionato di motori in generale, non mi piacciono macchine, non mi piacciono moto. È una cosa nuova, un modo di viaggiare nuovo che ho voluto provare 4 anni fa, dopo aver fatto viaggi difficili, zaini in spalla, bicicletta, a piedi. Quindi ho provato questo. Per tutti, dico questo per tutte le persone che mi dicono di comprare una Vespa più grande. A me proprio il mezzo è l'ultima cosa che mi interessa quando viaggio, l'ultima cosa. Voglio scoprire nuove cose. Ovviamente non mi piace la velocità, questo già l'ho detto. Quindi io non ho nemmeno la patente della moto. Però non mi piace la velocità e sono contento di aver comprato una cosa simile. Io vado tra a piedi, bicicletta e moto massimo 50-75 questa. Già 125 è veloce per me. Non mi sento a mio agio, non mi piace la velocità, nemmeno con la macchina corro. Eh, quindi ringrazio le persone che mi hanno dato questi consigli di metterci un gruppo termico più grande o di comprare un'altra Vespa. Ovviamente non voglio dimostrare niente a nessuno con questi viaggi. Io venendo da questi viaggi che vi dicevo molto difficili che avevo fatto 5, 6, 7 anni fa, questa Vespa per me era già abbastanza veloce. Quindi la cosa sicura che faccio se dovesse esserci altri viaggi, viaggerò con questa. Questo è poco ma sicuro. La seconda cosa è che se non va questo motore 50, io massimo che ci metto il 65 di nuovo, massimo con marmitta e carburatore originale, tutto originale tranne il gruppo termico, se dovessi cambiare. Però ci sono delle persone anche in privato mi hanno scritto e mi hanno detto io questa Vespa la sento scarburata. Il motore che ci ho messo, questo gruppo termico che ci ho messo 50, non è nuovo. Il meccanico mi ha fatto un favore e mi ha detto guarda ce l'ho, te lo do. Però non è nuovissimo, nel senso non è che mi è arrivato, non era impacchettato tutto. Lui l'ha preso da un'altra Vespa che l'avevo usato non so quanto nuovo, magari ha fatto 1000, magari 10.000, non lo so. Però non era nuovo nuovo. E lui, qualcuno, 2 o 3 persone mi hanno detto nei messaggi privati, probabilmente sono meccanici o esperti, non lo so, non lo so. Comunque mi hanno detto Andrea questa Vespa la sento spompata, perché è impossibile che anche in prima non sale. Io non l'ho mai guidato una Vespa col motore 50, quindi non saprei, dire la verità. Però mi sembra troppo strano che anche in prima non sale. È troppo strano. Una salita difficilotta, ma nemmeno così ripida. Ripida, ma ne ho viste di peggio nei viaggi. Possibile che in prima si ferma, già in seconda appena inizia a salire leggermente già ci devi cambiare la marcia. Quindi o questo gruppo termico è un po', questo pistone un po' spompato, come dicono alcuni, anche se il mio meccanico mi ha detto no, è proprio la 50 che va così. Oppure devo trovare un altro modo per guidarla. Io sarei felicissimo di fare un viaggio in 50 così, sarei super felice. Però l'unico modo che c'è per cambiarlo è metterci 75. Più di questo non ne metto, ve lo dico già a tutti quelli che mi seguono, che mi hanno dato consigli. Non ne volete, però dal 90 in poi io non ne metto più. Anzi, dal 75 a salire. 50 o 75, questo è.
Adesso sono venuto qui in campagna perché devo cambiare la ruota, che devo gonfiarlo, c'è il compressore qui, quindi ne ho approfittato. Però voglio fare questo video proprio per ringraziarvi dei video, che gli ultimi due video sono stati anche visti e ho ricevuto davvero tantissimi commenti. Farò altri viaggi, farò altri giretti in questi giorni con questa Vespa, però non credo che migliori la prestazione rispetto agli altri viaggi. Devo provare, l'unica cosa che mi è venuta tra ieri e oggi, dopo che mi hanno scritto diverse persone, devo provare a comprare al massimo un gruppo termico nuovo 50. Su internet oggi così per scherzo sono andato a vedere un po', non è che lo compro subito, però sono andato a vedere, l'unica cosa che posso pensare, perché il meccanico che me l'ha cambiato è super esperto, è un grande amico, espertissimo, quindi mi fido di lui. Però altre persone mi hanno detto prova così. Sapete, a me piace sperimentare, provare nuove cose. Quindi potrei fare una cosa del genere. Magari se riesco a trovare un motore, un gruppo termico nuovo della Vespa 50, lo provo. Se poi ha le stesse prestazioni, ciao. Se invece in prima riesco ad accorgermi che sale, potrei anche pensarci. A me, non, ve l'ho detto ragazzi, non vi preoccupate per la velocità, però è l'ultima cosa che guardo io. Non mi preoccupa proprio. Nei viaggi e anche in questo viaggio che ho fatto con tutti i video, chi mi ha seguito ha visto che comunque si può fare. Quindi non so perché molte persone, forse non mi hanno conosciuto bene, mi dicono di comprare una Vespa 150, 125, motore 130. Non sono io, io non faccio queste cose, nel senso non è proprio da me fare queste cose. Questi sono i mezzi per viaggiare, basta. E basta. La macchina, sono qui da un mese, io ho preso la macchina 2 o 3 volte massimo. Vado in Vespa, giro, non mi interessa nemmeno la comodità. Voglio viaggiare con questa perché troppi ricordi, troppe cose. Non l'ho data nemmeno al Museo Piaggio. Dopo il viaggio del 2019 mi avevano contattato, non gliel'ho nemmeno data perché non mi interessano queste cose, sinceramente. Non per presunzione, per qualcosa, proprio non sono dentro questo mondo. Io ho tantissimi amici che sono pazzi di Vespa ed è bello vederlo anche come sono appassionati. Però loro sono appassionati veri. Io invece ho altre passioni. Per questo quindi concludo questo video soltanto per dirvi queste cose. Vi ringrazio, nei prossimi giorni uscirà qualche video. Poi la Vespa probabilmente andrà a dormire perché poi devo fare altre cose. Comunque ci vediamo nei prossimi viaggi, nei prossimi giri e nei prossimi giorni. Ciao.